Buongiorno a tutti, siamo qui con Elisabetta, Ciao a come al tutti. solito, per continuare a fare quel parallelismo tra il passato e il presente, che sono lontanissimi nel tempo, ma che stanno diventando sempre più sovrapponibili nei contenuti, e quindi siamo qui a commentare il nuovo rilascio di materiale relativo agli UAP del 10 luglio scorso, quindi molto molto recente. In effetti viviamo in un momento nel quale i cieli sono diventati purtroppo uno dei principali spazi del contenzioso internazionale, e in una situazione simile non sapere cosa si trovi nel nostro spazio aereo non è soltanto una curiosità ufologica. Gli apparati ufficiali ammettono che si tratta effettivamente di un problema di sicurezza nazionale. E quindi seguiamo il programma Pursuit, che prevede rilasci progressivi di materiale governativo. Il governo statunitense pubblica altri filmati nei quali ammette pubblicamente di non essere riuscito a formulare una determinazione o una identificazione definitiva degli oggetti osservati, almeno pubblicamente. Ma forse loro sanno bene di che cosa si tratta. Nonostante radar, sensori infrarossi, personale super addestrato, è possibile che non siamo sempre in grado di stabilire che cosa si muova nei nostri cieli, e in un periodo di forte tensione internazionale come quello che stiamo vivendo oggi, un fenomeno non identificato può essere scambiato per esempio per un'azione nemica. Il problema degli UAP è quindi sempre più urgente e a quanto pare difficile da spiegare, così ci dicono almeno, ed è interessante vedere come in realtà in questo contenzioso siano coinvolte le cosiddette divinità dei tempi antichi, sia quelle bibliche che le divinità o la divinità coranica. Cosa ne pensano i ricercatori e gli studiosi che noi abbiamo incontrato? Elisabetta in questi anni è stata una grande fortuna. Secondo David Icke, la disclosure sugli UFO sarebbe un'operazione pilotata per preparare l'opinione pubblica a una presunta minaccia extraterrestre e favorire così l'instaurazione di un sistema di controllo globale. Mi viene in mente uno dei tanti brani dei miti sumeri che è intitolato Enki e il nuovo ordine mondiale, e quindi anche qui insomma siamo ad un parallelismo che è sovrapponibile in un modo straordinario. Dopo David Icke abbiamo Graham Hancock. Per lui la disclosure non riguarda soltanto UFO ed extraterrestri, ma la riscoperta di una civiltà avanzata esistita durante l'ultima era glaciale e la cui memoria sarebbe stata rimossa o marginalizzata dalla storia ufficiale. Lui la definisce come una sorta di amnesia. Lo scienziato di Harvard Avi Loeb, incaricato dall'amministrazione Trump di presiedere un gruppo multidisciplinare chiamato ad analizzare scientificamente i fenomeni che sono anomali ma osservati, considera la disclosure il primo passo verso una scoperta potenzialmente epocale. I casi rimasti risolti, sostiene lui, devono spingere la scienza a esaminare senza pregiudizi anche l'ipotesi di un'origine extraterrestre. Dunque anche per Avi Loeb mente aperta a tutte le possibili soluzioni. E come abbiamo già visto nei precedenti video, però il problema non nasce oggi, ovviamente lo sapete benissimo. Il 10 luglio il Pentagono ha pubblicato la quarta tranche del programma Pursuit. Si tratta di 40 nuovi file, tra i quali 19 video militari, varie registrazioni audio, immagini e documenti
che provengono dal Dipartimento della Guerra, dalla NASA, dalla CIA, dall'FBI e dal Dipartimento dell'Energia e vengono inseriti nella categoria ufficiale dei casi irrisolti, o almeno così ci dicono. Tra i documenti più rilevanti abbiamo il caso Pantex in Texas, che coinvolge uno degli impianti centrali del sistema statunitense di gestione delle armi nucleari. Nel settembre 2015 il radar di sorveglianza terrestre rileva infatti un oggetto sconosciuto a ovest dell'impianto che si muove piuttosto lentamente. Vengono attivate le procedure di sicurezza e 2 addetti cercano di raggiungerlo con un veicolo. Scendono poi dal mezzo, lo osservano con un binocolo e dichiarano che non produce alcun rumore, che non sono visibili ali, eliche o altri sistemi di propulsione riconoscibili. Viene quindi descritto un oggetto con una forma simile a un diamante, con la parte superiore arrotondata. Una seconda squadra riesce poi a seguirlo per alcuni minuti con la telecamera del sistema CROWS montato su un veicolo blindato e il materiale viene consegnato all'FBI e da qui il video non risulta più disponibile. Nello stesso pacchetto troviamo la trascrizione di una conferenza tenuta a Los Alamos nel febbraio del 1949. Scienziati, militari, rappresentanti dell'Atomic Energy Commission e investigatori discutono le cosiddette Green Fireballs, grandi fenomeni luminosi verdi osservati nel New Mexico, vicino alle infrastrutture nucleari. Alla riunione partecipano Edward Teller, l'astronomo Lincoln Lapaz, specialista nello studio delle meteore, e altri scienziati. E Lapaz descrive il fenomeno osservato personalmente nel dicembre 48. Questa luce che appare alla massima intensità di colore verde o giallo-verde, ma con traiettoria orizzontale, a differenza delle comuni meteore, e la velocità apparente rimane costante. Il problema era stato ritenuto molto serio, tanto da coinvolgere scienziati e responsabili della sicurezza nazionale dell'epoca. Questi studi sono proseguiti per 66 anni con discussioni a partire dal 1949. Ecco, io nel sentire queste descrizioni rimango affascinato perché mi pare di rileggere alcuni brani della Bibbia e a questo punto in effetti possiamo ampliare la domanda, che è poi la parte che mi interessa di più in sostanza. Se fenomeni anomali vengono osservati almeno dalla metà del Novecento, siamo sicuri che appartengono soltanto all'epoca dei radar e dell'aviazione? Oppure gli uomini del passato potrebbero aver visto qualcosa che non erano ovviamente in grado di comprendere e averlo descritto con la terminologia di cui disponevano? L'osservatore antico ci consegna ciò che ha visto attraverso il proprio sistema percettivo sia linguistico che culturale. Per esempio nel 5° capitolo di Zaccaria leggiamo: alzai nuovamente gli occhi, quindi ci dice chiaramente che guarda in alto, e vidi, ed ecco un rotolo che volava. Gli viene domandato che cosa veda e Zaccaria risponde: vedo un rotolo che vola, la sua lunghezza è di 20 cubiti e la sua larghezza di 10 cubiti. Il termine ebraico per rotolo è Megillah, che indica normalmente appunto rotolo o pergamena avvolta, però questa volta questo rotolo vola ed ha delle dimensioni notevoli, possiede cioè delle misure precise. Non abbiamo bisogno di chiamarlo UFO perché è identificato, chiaramente identificato. Basta prendere atto che il narratore descrive un oggetto volante talmente vicino da essere addirittura misurabile, almeno ad occhio, ma lui lo misura e lo descrive, direi, con una notevole precisione. Sono concetti che è bene ripetere per rifletterci con calma. Non sono concetti banali né superficiali, ma di importanza fondamentale, proprio come quando nelle osservazioni moderne si cerca di cogliere il massimo grado possibile di definizione. Ecco, quindi questo è ciò che ha fatto
il profeta Zaccaria. E se non sbaglio, il testo spiega che quel rotolo rappresenta anche una sorta di maledizione. Quando attraversa il territorio, entra nelle case, ne consuma il legname, le pietre. Sì, in effetti è una descrizione che ci lascia un po' stupiti, esterrefatti. Si tratta di un oggetto che ha una forma, che ha delle misure, che si muove e produce degli effetti materiali anche disastrosi. Stiamo leggendo ciò che c'è scritto. Subito dopo compare, sempre a Zaccaria, una seconda scena. Questa volta non abbiamo soltanto un oggetto volante, ma un contenitore che trasporta qualcosa. Il termine utilizzato è EFA, non viene mai tradotto. L'EFA era una unità di misura di capacità per i cereali e per estensione identificava anche il recipiente che conteneva questi cereali. Zaccaria vede questo contenitore che ha un elemento ancora una volta ben identificato, definito Kikkar Oferet, cioè un coperchio, un disco di piombo. La chiusura viene sollevata e all'interno compare una donna. Quindi c'è un elemento umano dentro questo oggetto. Il messaggero, cioè il Malach che parla con Zaccaria, identifica quella figura con la malvagità e richiude l'apertura con la botola. Non dimentichiamo che la Bibbia da un certo punto in avanti è entrata nel dominio, sotto il controllo della teologia, della quindi elaborazione spiritualista, e quindi già allora, dopo l'esilio babilonese, sono cominciate le interpretazioni e le descrizioni di ordine spiritualista, teologico, eccetera. Quindi lui richiude la botola, nel frattempo arrivano volando due figure femminili dotate di ali. Il testo precisa che c'è un ruach, cioè che c'è un vento nelle loro ali. C'è vento, c'è aria in movimento. Le due figure sollevano il contenitore fra la terra e i cieli, questo è importante perché non lascia adito a dubbi, ovviamente, e lo trasportano verso la terra di Sinar. La terra di Sinar per la Bibbia era Sumer, perché lì stanno preparando in sostanza una piattaforma sulla quale questo oggetto verrà depositato come su un supporto. Quindi la scena descrive una sequenza di azioni materiali. L'oggetto arriva, viene aperta una botola, qualcuno si trova all'interno, il contenitore viene richiuso, viene sollevato, viene trasportato e arriva in un'altra regione diversa da quella da cui sta partendo. Potrebbe benissimo anche essere il contenuto di una intervista fatta a un osservatore contemporaneo che ha avuto un avvistamento molto ravvicinato. Ecco, così potremmo definire l'avvistamento che ha avuto Zaccaria. In quest'ultimo rilascio abbiamo il video PR104 che è stato registrato recentemente sul Mar Giallo nel gennaio del 2025. Il sensore infrarosso segue un'area di contrasto che sullo schermo assume una forma simile a una stella a 6 punte. Abbiamo poi il PR100, registrato sempre sul Mar Giallo ma nel 2023, che mostra quasi 5 minuti di tracciamento infrarosso con una descrizione ufficiale che lamenta che la qualità delle immagini complessivamente si degrada via via. Tra le ipotesi si parla anche di una possibile interferenza da parte dello stesso UAP. Abbiamo poi PR112 associato a una testimonianza registrata da un pilota nel 2019. L'osservatore nota infatti un piccolo oggetto al di sotto del proprio velivolo in movimento nella direzione opposta. Lo segue per alcuni secondi e quando aumenta lo zoom l'oggetto di forma rettangolare esce dal suo campo visivo. Il testimone dichiara che questo oggetto mostrava caratteristiche di volo diverse da qualunque cosa avesse visto in 28 anni di attività
tra Air Force e Navy, e anche altri colleghi con esperienza simile non riescono a riconoscerlo, a identificarlo, ma sappiamo anche da questi documenti che non tutte le anomalie vengono osservate visivamente, a volte rimangono anche tracce indirette, rumori, interferenze, reazioni degli strumenti che registrano questi fenomeni, e sappiamo che anche nella Bibbia esistono episodi nei quali entra in gioco non solo la vista ma anche l'udito. Sì, in effetti, per esempio, tornando alla Bibbia, nel secondo libro di Samuele, Davide deve affrontare i Filistei e Yahweh gli ordina di non attaccarli frontalmente, ma di aggirarli e aspettare un segnale. Quando sentirai il rumore di una marcia sulle cime degli alberi, allora muoviti con decisione, perché allora Yahweh sarà uscito davanti a te. E lo stesso episodio compare anche nel primo libro delle cronache. L'espressione ebraica Kol Tze'adah indica il rumore di un avanzamento, di passi o di una marcia, e il suono viene localizzato sulle cime degli alberi. Potrebbe trattarsi del vento tra le foglie, utilizzato come segnale naturale per coprire per esempio l'avanzata delle truppe, ma il testo lo interpreta come il segno che Yahweh si è già mosso davanti all'esercito, e l'azione umana quindi deve iniziare soltanto dopo aver percepito qualcosa di proveniente dall'alto. Nel secondo libro dei Re, durante l'assedio di Samaria, il campo degli Aramei viene improvvisamente abbandonato. Il testo afferma che Yahweh fece udire agli Aramei un rumore di carri, un rumore di cavalli, il rumore di un grande esercito. E gli Aramei non vedono necessariamente quell'esercito, ma ne odono il rumore. Deducono che il re di Israele abbia soldato contro di loro gli Ittiti e gli Egizi e fuggono durante la notte, lasciando tende, animali, rifornimenti, eccetera. Potrebbe anche essere ovviamente un espediente narrativo, ci mancherebbe, ma il testo non dice semplicemente che furono presi dalla paura. Dice che la percezione era una sorta di firma sonora precisa, simile a carri, cavalli e truppe in movimento. L'elemento che mi colpisce particolarmente però è il cenno alle cime degli alberi, perché mi ricorda un racconto di Omero quando le divinità per volare usavano degli strumenti con i quali, dice Omero, rasentavano le cime degli alberi facendole piegare. Per me è curiosissimo questo parallelismo, anche perché che bisogno aveva Omero di dare una descrizione così precisa di un oggetto volante che rasenta le cime degli alberi facendole piegare. I due eventi si richiamano l'un l'altro, anche se in un caso è un espediente per far fuggire un esercito, nell'altro caso invece si tratta semplicemente della descrizione degli spostamenti di alcune delle divinità che scendono dall'Olimpo con questi strumenti, rasentando appunto la terra o in questo caso rasentando le cime degli alberi. Il caso PR-116 è stato registrato sull'Atlantico nel 2020 e mostra una forma irregolare con elementi apparentemente pendenti. Alcuni osservatori l'hanno accostata alla tipologia definita jellyfish, cioè medusa. La documentazione militare descrive con dettaglio un oggetto scuro tendente al marrone rossastro, alto apparentemente 4 metri. Questi casi di cui abbiamo parlato riportano l'attenzione su presenze osservate proprio sopra luoghi strategici, e sappiamo, Mauro, che anche nella Bibbia, ad esempio nel primo libro delle cronache, compare una figura visibile e collocata in una posizione ben precisa. Sì, Davide alza gli occhi, di nuovo alza gli occhi, quindi indubitabilmente sta guardando verso l'alto e vede il Malach di Yahweh, cioè uno dei messaggeri, dei collaboratori di Yahweh. E dice la Bibbia letteralmente che stava tra la terra e i cieli con la spada sguainata nella mano,
stesa sopra Gerusalemme. In realtà non sto a raccontarvi tutto il contesto che vi invito a leggere, ma stava per distruggere Gerusalemme e aveva quindi un'arma in mano che ovviamente gli antichi autori chiamano spada, ma che era in grado di distruggere l'intero abitato di Gerusalemme. Il termine malak, lo sappiamo, significa messaggero, inviato, incaricato. La posizione è descritta chiaramente, cioè non si trova a terra e non viene collocato in un cielo metafisico, ma si trova in alto, al di sopra della testa di Davide, e ha uno strumento che è associato ad una funzione distruttiva. Davide e gli anziani di Israele lo vedono. Non possiamo affermare in questo caso che si tratti di un veicolo, perché il testo descrive una presenza visibile collocata nello spazio, impegnata in un compito operativo che poi viene bloccato, la possibile distruzione di Gerusalemme. Quindi quello che mi chiedo io, ovviamente è uno dei miei soliti tantissimi dubbi, ma non posso fare a meno di formularli. Che arma aveva nelle mani? Un'arma che l'autore è costretto a chiamare spada, visto che non sapeva come definirla altrimenti. Un'altra immagine compare nel cantico di Debora, siamo nel capitolo 5 del libro dei Giudici, e il testo dice che le stelle combatterono dai cieli e che dalle loro traiettorie combatterono contro Sisera. Qui è interessante che per celebrare una vittoria militare l'autore collochi parte dell'azione militare nei cieli, o almeno c'è un qualcosa che parte dai cieli e combatte contro il nemico di Israele. La battaglia terrestre viene raccontata come accompagnata da forze che intervengono dall'alto. E non è un caso che il teologo Paul Wallis, ne approfitto per salutarlo, metta molto spesso l'accento proprio su quello che lui stesso definisce continuamente l'esercito dei cieli, l'esercito celeste. Non dimentichiamo che Gesù stesso affermò di avere a disposizione 12 schiere di angeli, più precisamente più di 12 legioni di angeli, e quindi la chiave di lettura rimane quantomeno aperta. Ci sono delle forze militari nei cieli. E se ben ricordo, nel libro di Isaia troviamo un'altra immagine evocativa. Il profeta annuncia infatti che Yahweh arriva in Egitto cavalcando una nube veloce. Sì, l'immagine è significativa perché la nube non è semplicemente il luogo nel quale Yahweh si nasconde, è associata sempre al suo movimento. Yahweh arriva, si sposta, raggiunge un territorio cavalcando una nube definita veloce, e ricorre ancora una volta allo stesso schema, la stessa descrizione. Yahweh si muove nello spazio e utilizza qualcosa che attraversa rapidamente il cielo. La stessa descrizione compare anche nella benedizione di Mosè alla fine del Deuteronomio. Il testo parla ancora di colui che cavalca i cieli e passa nella sua maestà attraverso gli spazi superiori per intervenire in aiuto del suo popolo Israele. È quindi una figura che arriva, parte, combatte, precede gli eserciti e percorre gli spazi celesti. L'ultimo dossier comprende anche il caso controverso di Immaculate Constellation. Si tratta di un programma segreto incaricato di raccogliere immagini e dati UAP provenienti da satelliti, radar, velivoli e piattaforme militari, con una gestione delle informazioni fortemente compartimentata. Il documento è stato inserito negli atti di un'audizione della Camera dei rappresentanti. Abbiamo poi il caso Kona Blu, descritto in documenti ufficiali del Dipartimento della Sicurezza Interna, un progetto che prevedeva strutture dedicate allo studio di tecnologie avanzate, effetti biologici, materiali fisici e presunti artefatti aerospaziali anomali, con coinvolgimento di agenzie governative e appaltatori privati. I finanziamenti di questi programmi sono inseriti nei cosiddetti black budget.
Si tratta di decine di miliardi destinati ogni anno a programmi militari e di intelligence, la cui destinazione è accessibile soltanto a un numero ristretto di funzionari, una sorta di supervisione limitata dalla segretezza e dalla compartimentazione. Quindi le aziende private della difesa svolgono qui un ruolo centrale. Possono gestire laboratori di ricerca, materiali e programmi protetti contemporaneamente dal segreto militare, dai contratti e dalla proprietà industriale. A quanto sembra, né il Congresso e tantomeno l'opinione pubblica sono in grado di conoscere ciò che accade realmente nei compartimenti più segreti dello Stato. Ricordiamo i documenti come il Robertson Panel della CIA che abbiamo letto nel video precedente, che ci mostrano come per decenni il pubblico sia stato educato a ridere del tema, mentre gli apparati continuavano a raccogliere dati, produrre rapporti, classificare, archiviare e trasmettere informazioni ai livelli più alti. Forse possiamo affermare che alcune delle teorie di David Icke si stanno concretizzando e siamo sempre più vicini, per quanto riguarda i nostri approfondimenti, anche alle convinzioni di Graham Hancock. La disclosure riguarda anche la possibile esistenza di una civiltà avanzata molto antica, la cui memoria sarebbe stata rimossa dalla storia ufficiale. Sì, ed è per questo che noi continuiamo a leggere gli antichi testi che descrivono senza tanti filtri ciò che gli uomini vedevano. I testi biblici in parallelo ci raccontano di avvistamenti e li descrivono, oggetti volanti con misure precise, contenitori chiusi sollevati fra terra e cielo, carri che escono insieme da strutture definite di bronzo, segnali acustici percepiti sopra gli alberi, rumori capaci di mettere in fuga un esercito, messaggeri visibili sospesi sopra una città, fenomeni provenienti dal cielo con effetti militari, pensiamo agli eserciti celesti, le stelle che combattono, e poi per esempio in Ezechiele altri rumori che vengono prodotti dai cherubini che si trovano all'interno del cortile del Tempio, e sono rumori che mentre loro sono in movimento producono e che vengono uditi da quelli che sono fuori dalle mura del recinto, ma non possono vederli, pur se contemporaneamente odono il rumore che i cherubini, quando sono in attività, emettono. Quindi veramente, come dicevo all'inizio, parliamo di racconti che sono lontanissimi nel tempo, ma che man mano che si va avanti diventano sempre più sovrapponibili e sempre più potenzialmente credibili. E quindi andiamo avanti a studiare e a seguire le ipotesi. Grazie amici, grazie dell'ascolto come sempre. Un saluto, ciao, arrivederci alla prossima. Ciao, a presto!